Il 5G è un nuovo standard di comunicazione. Segue il ciclo evolutivo di circa 10 anni delle generazioni precedenti e come ognuna di queste evoluzioni comporterà un aumento delle performance di rete, ad esempio in termini di velocità. Però il 5G, più che una evoluzione, come è stato per gli standard precedenti, si può parlare di una vera e propria rivoluzione. Non sarà decisamente lo stesso passaggio che abbiamo avuto da 3 a 4G. Mentre le reti di vecchia generazione fornivano una soluzione, tra virgolette, one size fits all, ovvero fornivano delle performance fisse uguali per tutti, che quindi si sposavano bene con alcuni servizi e male con altri. La parola chiave con 5G sarà flessibilità e programmabilità. La ragione è semplice, il 5G nasce e si sviluppa contestualmente a un cambio di paradigma, che è l'Internet of Things. Internet of Things che alcuni definiscono addirittura come quarta rivoluzione industriale. Mentre col 3 4G i dispositivi connessi erano solamente telefoni e i servizi da fornire erano sostanzialmente due, voce e internet, con l'IoT vedremo una crescita esponenziale di cose, oggetti connessi in rete. Un po' lo stesso cambio che si è avuto quando siamo passati dai PC fissi, connessi a internet, agli smartphone, che voglio dire è stato un cambio che ha pesato notevolmente sulla società. L'ITU, che è l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, ha definito una piramide per descrivere il 5G. Una piramide composta da 3 vertici con 3 sigle diverse. In cima abbiamo l'IMBB, Enhanced Mobile Broadband. In basso a destra abbiamo l'URLC, Ultra Reliable Low Latency Communication, e a sinistra abbiamo il Massive Machine Type Communication, MMTC. Quindi cosa significano queste 3 sigle? Ad esempio, spostandoci dal vertice della punta, IMBB, verso in basso a destra l'URLLC, ci spostiamo da uno scenario dove è fondamentale la velocità di rete a uno dove invece è fondamentale l'affidabilità e la latenza della rete. Ed è così che all'interno di questa piramide possiamo andare a definire diversi servizi. Ci saranno alcuni servizi che hanno bisogno di stare vicinissimi a un certo vertice, come ad esempio i veicoli guida autonoma avranno bisogno di stare molto vicini all'URLLC, oppure lo streaming video in 8K avrà bisogno di alte velocità e quindi sarà vicino all'IMBB, e altri che invece avranno bisogno di un po' di uno e dell'altro. Questo nel 5G si chiama slicing, ovvero la stessa rete fisica che è in grado di comportarsi diversamente e dedicare una porzione, una fetta, una slice di rete in base alla diversa tipologia di utente.